grazie per essere qua oggi. Grazie a te. Grazie mille. Allora, io partirei con una domanda introduttiva che Vai. dà un po' di contesto a chi effettivamente poi vedrà la puntata e ci seguirà. Con chi siamo oggi? Chi sono Oliver Inizi tu o inizio io? e Alessandra? Allora, io sono Oliver Pires, sono insieme a Alessandra lo chef del ristorante Il Carpaccio dell'Hotel Royal Musso Raffles Paris. Quindi Ok, l'ho detto tutta bene. tutta bene, fino a qua ci siamo. Ora ci siamo, quindi questa la sapevo. E niente, lavoriamo qui da ormai 5 anni in collaborazione con Da Vittorio a Bergamo, Ok. quindi diciamo che sono più famiglie, più mentalità unite Unite nello stesso tetto. Ok. E vai tu? Io sono Alessandra Del Favero, sono veneta di San Vito di Cadore, un piccolo paesino vicino a Cortina d'Ampezzo dalle Dolomiti, e insieme a Oliver sono qua al Carpaccio dal 2020. Ci siamo conosciuti nel 2012 Ok. da Vittorio, e in seguito poi abbiamo aperto il nostro ristorante nell'hotel di famiglia a San Vito di Cadore, Aga, sì. Ho studiato a casa, ho fatto Bravo. a casa. Apriamo nel 2014 e nel 2019, proprio giusto prima del Covid, avevamo chiuso per scelta perché avevamo un'opportunità di spostarci all'estero. Poi è saltata con il Covid, ma successivamente abbiamo avuto l'opportunità tramite la famiglia Cerea di venire qui a Parigi e quindi siamo caduti in piedi. Ok. Mi hai fatto in realtà un assist perché ho fatto i compiti a casa e ho visto che avete lavorato comunque in diverse località europee Sì. e questo vi volevo chiedere come ha influito nella vostra formazione, formamentis, anche nella cucina, nell'approccio, come ha influito, ha lasciato un segno, un'apertura Sì. Allora, inizio io. Per me, a te? diciamo che all'inizio mi ha creato solo un po' di confusione Ok. questo, perché io penso che di essere maturo come cuoco, forse non ancora del tutto, ma in questi anni, con 40 anni quasi, mi sento un pochino più di essere più matura, di avere diciamo Messo insieme un po' di messo insieme i informazioni. pezzi, ma senza essere troppo influenzato, quindi ho fatto un po' mio quello che ho visto in giro. Ok. Prima diciamo che ero fin troppo influenzato, Ok. e adesso faccio un po' facciamo un po' come la vediamo noi. Un po' una rivisitazione tua personale. Esatto, Ok. senza stravolgere. Comunque siamo sempre in un ristorante italiano all'estero, quindi quello che si fa è dare un'impronta molto italiana, però appunto con qualche spunto e Qualche sfumatura. un po' più cosmopolita. Ok, transalpina. Esatto. E tu invece, Alessandra? Allora, io in realtà sono cresciuta nell'hotel di famiglia, quindi in cucina con mio papà, e dopodiché ho fatto Alma. Ok. Prima ero un po' più impegnata con le gare di sci e quindi ok. successivamente mi sono resa conto che forse avevo un pochino perso tempo in quello che poteva essere la mia esperienza in cucina, nel senso di non perso tempo perché comunque sono cresciuta con mio papà e che mi ha passato dei valori che secondo me sono inestimabili, però a livello proprio di esperienza lavorativa volevo un pochettino riprendere e quindi mi sono iscritta all'Alma, ho fatto il corso superiore e dopodiché sono andata da Vittorio e lì ho conosciuto Oliver, quindi non ho fatto veramente delle esperienze all'estero se non questa di Parigi. Ma quello che abbiamo fatto tanto con Oliver in questi anni è stato abbiamo avuto la possibilità di viaggiare, abbiamo investito tanto in questo perché secondo noi comunque tenere la mente aperta, guardarci intorno e tenere il palato allenato ci è servito tantissimo. Ecco. Assolutamente. In merito a questo, in realtà ho una domanda. C'è stato un momento in cui avete capito, ok, quella della ristorazione, quella comunque di dedicare, no, tempo a questa passione, effettivamente c'è stato un momento che sapete riconoscere? Ma io personalmente sì. Tu? Io non lo so, nel senso che mi è sempre piaciuto stare in cucina e comunque
nata in un ambiente, cioè nell'ospitalità, ecco, perché comunque sono cresciuta nell'albergo, quando ero piccolina io giocavo con i clienti, avevo sempre visto mia mamma e mio papà impegnati nell'accogliere, quindi per me è stato sempre un pochino quello e mi è sempre piaciuto. Poi ho ritrovato il mio posto in cucina ed è stato molto naturale, non l'ho mai lasciato, ecco. Ok. E tu invece, Oliver? Per me il percorso è stato un po' diverso perché io non ho, i miei genitori fanno tutt'altro. Ok. E io sono andato a scuola alberghiera fondamentalmente perché non avevo voglia di studiare. Ok. Quindi, Onesto. sono onesto, quindi vado alla scuola alberghiera e qui faccio la bella vita, Ok. con i miei amici. Ok. In realtà mi ricordo il primo giorno si cominciava, io sono sempre stato una buona forchetta. Ok. In casa mia si è sempre mangiato bene. Ok. Mia nonna aveva un negozio alimentari di qualità. Quindi un po' l'imprinting, Esatto, comunque. io sono sempre, mia mamma e mio papà sempre hanno preso robe, abbiamo mangiato sempre robe di qualità, si andava al contadino a prendere quello, Ok. il salame fatto, il prosciutto fatto in casa, non abbiamo mai mangiato roba industriale, quindi Ok. la passione per il sapore. cibo ce l'ho sempre avuta. Poi si va in cucina per la prima cosa di laboratorio, prima lezione di laboratorio di cucina e mi ricordo, ho avuto un brivido, ma non è una cagata, non è uno scherzo, Sì. ho subito votato. Sai che mi piace proprio. Forse. Allora, da lì ho cominciato a comprare libri di cucina, mi sono appassionato, la passione è diventata enorme e mi ricordo che quando ho avuto 16 anni io fremevo la voglia di lavorare, avevo preso le pagine gialle, quando c'erano le pagine gialle, cioè, Ok. chiamo tutti i ristoranti della provincia di Cagliari per iniziare con la stagione, quindi a 16 anni avevo voglia di andare a lavorare, cosa che mi direi adesso, fatti i cazzi tuoi, Ci ripenso un attimo. Ci ripenso un No, però in attimo. realtà avevo questa voglia di lavorare, allora lì ho iniziato le stagioni tramite un amico di papà. Insomma, quando avevo 16 anni che faccio questo mestiere, non so se è legale, quindi... Controlliamo dopo. In realtà, visto che insomma parliamo, no, lo avete detto, voi lavorate in un ristorante italiano, quindi parliamo di Made in Italy. C'è una definizione che voi avete di Made in Italy, anche legata magari in particolare all'ambito Allora, per me, culinario? quando si pensa, io penso al Made in Italy, soprattutto quando siamo all'estero, che proprio ne vai proprio orgoglioso. Secondo me è proprio tutto quello che è il nostro saper fare, la nostra manualità, il nostro gusto e anche, ma il gusto proprio anche del bello. Ok. Proprio questa Dell'estetico, cosa qui sì. dell'estetico, anche a livello poi gustativo, per carità, perché veramente noi abbiamo un paese dove le materie prime sono pazzesche, non hanno bisogno di niente, cioè se pensiamo al nostro olio di oliva, al nostro parmigiano, ai nostri pomodori, ai nostri agrumi, cioè veramente non abbiamo delle eccellenze. Esatto, ma non solo in questo campo, pensiamo in tutti i campi, se io penso a un artigiano, un falegname, non lo so, veramente a tutto. Tutte comunque le nicchie del Sì, cioè io sono proprio orgogliosa di essere italiana perché secondo me proprio abbiamo un qualcosa di speciale. Ok. Io non so se avete mai visto il video, quello di Farinetti, che Sì, spiega dei microclimi. Cioè, per me quello è l'essenza. Sì, Io sì. lo riguardo almeno una volta al mese perché... Sottoscrivo, a me anche ha colpito No, ma in proprio particolare. da brividi, Sì, cioè, sì. veramente abbiamo questa fortuna, noi ce l'abbiamo proprio nel sangue, Sì. Da nord a sud, vettori, artigiani, qualcosa, cioè, sì, abbiamo sì. tutto, cioè veramente Sì. in un paese così piccolo c'è così Una tanta roba. concentrazione di veramente Cioè, di varietà, è di impressionante. sfumature, E quindi appunto. per noi Sì. giochiamo facile perché siamo Siamo amati cioè, nel mondo sì. comunque. anche quanta competizione ci può essere da sportiva, Certo, è un po' certo. sfottole, è tutto Certo. tra Francia e Italia. Certo. Però amano la cucina italiana, amano i prodotti italiani perché fondamentalmente sono proprio buoni, è proprio Sì. un'altra roba. Attiva le papille gustative. Sì, proprio. abbiamo il sole, abbiamo tutto. Sì. Un'altra domanda più legata al, diciamo, percorso personale. C'è stato un momento in cui magari avete riflettuto, un momento magari anche di difficoltà, in cui avete detto ok, sto riconsiderando magari il percorso e le scelte che ho fatto, magari mi devo reinventare, o magari ecco, devo rivedere alcuni magari punti, alcuni aspetti che avevo dato per Guarda, punti fermi? quanto mi riguarda,
non mai avuto dubbi, da quel giorno che ti ho detto a Che hai scuola, sentito il brivido nella cucina? fino adesso, per adesso sono contentissimo di aver fatto quello che ho fatto, non tornerei, se tornando indietro non cambierei nulla, qualcosina qua e là, ma forse eroi di gioventù Che fanno parte del percorso. gioco che mi hanno fatto crescere, Assolutamente. e in questo momento siamo le persone che siamo grazie anche agli errori che abbiamo fatto. Assolutamente, E niente, io penso che anche nel futuro, io penso che finché si fa qualità, non abbiamo da temere intelligenza artificiale, niente, perché secondo me l'artigianalità, la qualità, se utilizziamo prodotti di qualità e facciamo tutto con la voglia di fare che abbiamo avuto fino adesso, penso che non... Siamo andati recentemente noi a trovare Montego, che è un'eccellenza del tessile italiano, e Sì, lo conosco. avendo una conversazione con Sì. il CEO Matteo Mantellazzi, ci ha parlato proprio di questo, perché io gli ho fatto una domanda sull'intelligenza artificiale, lui mi ha detto proprio questo, mi ha detto che l'ambito in cui lavorano è fatto di sensibilità, cioè il fatto di toccare un tessuto, sentire un tessuto. Un ricordo, Esatto, cioè è fatto di talmente cose vive a livello di sensazioni, sentimenti, proprio dei cinque sensi, che è un qualcosa che lo rende unico. Quindi, ecco, per ricollegarmi Sono d'accordo. quello che dici te, è un po' legato anche all'umanesimo, no? Che c'è dietro il Certo. concetto di questi ambiti qua, che si lega proprio a quello del Made in Italy, cioè è proprio l'umanesimo, il lato umano che c'è dietro Verissimo. tutto l'ecosistema Italia, no? Sono d'accordo. Quindi ecco, assolutamente un Prima allineamento si provava un raviolo, no? Un nuovo raviolo per la prossima carta. Assaggiava e diciamo, qui sai che un ricordo, basta un ricordo, un collegamento, un flash, l'arancia. Non è niente di che, non stiamo dicendo, però cambiava il piatto. E questa cosa qua è impossibile che una macchina possa riprodurlo. Cioè, fa parte di un background, di una vita che hai vissuto, appunto. Tu invece, Alessandra? No, non lo stesso. E tra l'altro mi reputo molto fortunata perché comunque facciamo un lavoro che possiamo fare ovunque e facciamo anche un lavoro che possiamo fare insieme. Quindi non è scontato, nel senso poi tanti ci chiedono ma come fate a lavorare insieme, così tanti... In realtà io non potrei fare a meno adesso, cioè abbiamo trovato un equilibrio che Abbiamo veramente... registrato, giusto? Sì, lo teniamo questo qua, non lo tagliamo. E quindi no, mi ha dato tante possibilità di conoscere, di incontrare persone. Poi è veramente è un lavoro che se vuoi, cioè sei sempre in movimento, alla ricerca di nuovi obiettivi, no? Anche poi non si è mai arrivati, cioè io mi sento che devo migliorarmi in un sacco di cose, cioè per dirti il cioccolato io non saprei da che parte di prendere, mi piacerebbe andare a imparare a trattare e lavorare il cioccolato, capito? Sono cose che adesso vorrei andare a fare uno stage. Solo nasce Sì, sì. Quindi è sempre in movimento, ma anche la cucina in sé è sempre in evoluzione. Certo. Quindi è molto molto bello secondo me. Invece ho una domanda più legata appunto all'ambito lavorativo. Voi avete cominciato anche a collaborare con il ristorante di famiglia Aga, giusto? Sì, L'anno successivo avete preso una stella Michelin, sì, siete venuti qua nel 2021, l'anno Sì. successivo avete preso una stella Michelin. sì. C'è un ingrediente dietro a fatto, perché come diciamo, no, c'è anche la parte dell'umanesimo, quindi voi ovviamente non lavorate da soli, c'è un team dietro, Assolutamente. persone, quindi è anche quello, no, il fatto di essere, Soprattutto qua penso un po' di essere, no, bravi a amalgamare persone, teste diverse e allinearli su una stessa visione. Quindi ecco, una domanda anche mia personale curiosità, Mhm. cioè dici la stella come... sì, nel senso, ovviamente la stella è il risultato di un grande lavoro, una grande dedizione, un grande appunto, ecco, coordinamento che c'è dietro, è una conseguenza dell'ottimo Esatto. lavoro che si va Io a credo fare. che sia il segreto proprio quello, che sia una conseguenza del lavoro che fai, cioè non devi, secondo me non si deve
aprire in funzione dell'obiettivo della stella Michelin, ma a fare un lavoro cioè, non ti nego che è sempre un'emozione quando si va sulla premiazione, ti chiamano il tuo nome, bellissimo. Certo, Però veramente è sempre stata un plus. certo. Cioè noi facciamo quello che facciamo e poi è arrivato, cioè, È una conseguenza, come dicevamo, no? Certo. Anche con Aga, sì, avevamo detto esistiamo, venite magari a trovarci. E poi, Non ci avevamo mai non ci avevamo- creduto, Perché forse. era comunque un qualcosa di molto intimo. Sì. 5 coperti. 5 tavoli. 5 tavoli, sì, E sì. sono andati poi 5 tavoli, iniziano 4. Erano 4. Che poi a Capodanno io ho toppato una prenotazione di un cliente, era Capodanno, ho detto cosa facciamo? Avevo una plancia, mia mamma prendi un tavolo dall'altra sala e quindi avevo preso questa plancia, l'abbiamo messa su questo tavolo e da lì è rimasta. Sai cosa ci sta bene col tavolo? Abbiamo lasciato là. È nato per caso e poi là è rimasto. Noi facevamo in parallelo Le pensioni dell'hotel. dell'albergo. Ah, ok. Quindi diciamo che 4 tavoli erano perché era il nostro La nostra chicca. giocato dove ci sfogava e poi l'altra parte era un pochino il polmone economico del ristorante, dell'hotel, diciamolo per noi, diciamo. Quando avremo tutti dicevano ma siete pazzi, cosa aprite? Un ristorante gastronomico? Invece noi siamo andati dritti proprio. Forse un po' troppo. Forse un po' troppo dritti. Però poi hanno portato i risultati. Sì, eravamo giovani, beh, siamo giovani. Sì, dai, ci possiamo. Però io avevo 25 anni, lui aveva 27 anni, comunque. No, è stato bello. E invece da qua a diciamo 20-30 anni, come vorreste che le persone vi ricordassero? Non legato insomma, al lavoro, tanto al lavoro che fate, ma per il valore umano che avete. Allora, io penso, per riallacciarci anche un pochino a quello che dicevi prima, al team, che secondo me è proprio il cuore del progetto, di quello che facciamo. Noi quello che ci teniamo tantissimo è che l'ambiente sia sano e positivo, perché comunque ci si vede tutti i giorni, si passano parecchie ore e vogliamo che l'ambiente sia sano. E su questo devo dire che ci abbiamo sempre tanto lavorato e io spero che i ragazzi comunque ci possano ricordare magari non come i migliori, ma sai, magari quella volta mi ha ascoltato un po' di più, o capito, ho provato a sentire cosa provavo, cioè non è scontato. Quindi secondo me è quello. E poi per me quello che mi gratifica, che anche questo mi gratifica molto, ma sapere che, sai, a qualcuno hai regalato, non lo so, a quel momento, quel piatto, quella sensazione, quella serata, no? Dirà, ho passato proprio un bel momento. Quello secondo me è il gol. Quando tu riesci a imprimere qualcosa del genere a qualcuno è... Ok. Tu invece Oliver? Come voglio che mi ricordino? Io spero che, anche soprattutto mi vedo come lei, quando penso a qualcuno che voglio che mi ricordano, non è tanto quelli che lavorano con me, i ragazzi con cui lavoriamo assieme, spero che di trasmettergli qualcosa che se lo possono portare come è successo a me. Okay. Nella mia vita, nelle mie esperienze, mi sono portato un pezzo di tutti gli chef che ho conosciuto. Spero, a me quello che mi farebbe piacere, che si portino qualche cosa positiva del mio saper fare, di quello che so fare. Di quello che comunque avete condiviso durante il lavoro. Esatto, cioè, e se lo portino con loro quando saranno chef loro, insomma. Okay. A me quello mi farebbe un sacco piacere. Ok. Poi per il resto non ho ambizioni che la gente mi ricordi per qualcosa che sia scritto sui libri o sulle... No, quello non mi interessa. Preferisco più stare con i piedi per terra e che focalizzarmi sull'umano, sulle persone che collaborano con cui collabori. Sì. Assolutamente. E invece, per concludere l'intervista, qual è stato l'aneddoto, se c'è magari una lezione, un qualcosa, un ricordo che ad oggi magari vi ha segnato, ricordate con un sorriso, con piacere, che magari vi ha lasciato un qualcosa a voi, ecco, al contrario? Io ne ho più di uno,
E Oliver ne ha tanti, è vero. Assolutamente libero di condividere. Ne ho tantissimi, perché ce ne sono veramente. Io ho avuto la fortuna di provare più ristoranti, di aver collaborare con più grandissimi chef. Ne ho forse 10 per ogni chef che ho collaborato, Ok. però tra i più belli sicuramente penso da Vittorio la loro forza nel far sentire il cliente il re del mondo. Cioè quando entra una persona da Vittorio è al centro dell'attenzione e per quell'ora là, 2, anche ore, 3 ore, dipende da quanto Dipende da quanto allunghi le portate. Esatto, sono il re del mondo e loro li fanno sentire proprio come li tengono su un piedistallo. È impressionante la loro capacità, è quello che cerchiamo anche di fare noi qua. Poi se penso, ho avuto la fortuna di fare uno stage al Noma di Ok. Copenaghen. Chicco mi aveva chiamato, da Vittorio aveva chiamato al Noma, ero riuscito a fare questi 2 mesi A collaborare con sì, loro. a collaborare con loro, e quello che mi ricordo era l'energia che c'era lì dentro. Era all'inizio, era il 2011-12, Ok. e mi ricordo che tutti, nonostante si facessero degli orari pazzeschi, mi ricordo da noi lavoro enorme, tutti erano strafieri di rimanere là, c'era René dava il 5 a tutti, una musica a palla, era proprio un ambiente, sì, quello è il mood di quel posto là, l'energia di quel posto là era incredibile. Anche perché penso comunque no, anche per riprendere le parole di Alessandra, è importante creare un contesto, un ambiente positivo perché, ecco, soprattutto in ambiti di questo tipo comunque bisogna offrire un livello alto, quindi magari ci sono anche momenti no, dove stai sotto pressione, no? Normale. Perché magari no, ci sono i clienti che sono esigenti perché vengono in un posto di questo tipo Certo, e spendono determinati insomma, cifre proprio perché pretendono non solo la qualità del prodotto ma anche il servizio, quindi insomma per venire incontro a questo no, molte volte ci sono momenti in cui no, vai molto di corsa, quindi ecco, è importante no, mantenere penso un ambiente positivo anche per fare gioco, fare squadra, che è un qualcosa che viene fuori proprio in questi momenti qua, no? Quando effettivamente c'è il momento in cui no, devi essere perfettamente allineato, coordinato per superare questi momenti no, di pressione che fanno insomma parte del gioco. Poi anche il fatto che ne so, tipo Norbert del Kofler, non so come Sì. io ho lavorato lì perché per avvicinarmi a lei, all'inizio lavoravo a Sant'Ubertus e lui invece quella cosa molto figa secondo me, valorizzava un sacco i cuochi. I cuochi. Sì, cioè lui diceva sempre io sono allenatore, sono loro che fanno e tutti ci sentivamo sul piedistallo pure. Sì, no, veramente ho imparato, cerco di tanti aneddoti, tanti bei ricordi. Tu invece Alessandra? Allora, io la cosa che mi porto un po' dietro è che come delle volte veramente ci troviamo in difficoltà perché vuoi che, non so, un problema tecnico o tanto la mole di lavoro, eccetera. Io mi ricordo quando ci fu la tempesta Vaia e noi era tipo il 20, non vorrei sbagliarmi, ma era poco prima di Natale. Noi non avevamo ancora aperto Aga, ma lavoravo in albergo e praticamente mi ricordo l'albergo pieno e non avevamo ancora i generatori, cose che poi dopo tutti si sono attrezzati, ma mi ricordo che siamo rimasti senza corrente tipo una settimana e i primi giorni comunque siccome ci davano speranza che sì, mi ricordo che veramente subito a prendere le candele, a cercare comunque di far da mangiare coi fuochi alla gente e mi ricordo io, mio papà e mio fratello con la luce e cucinare, ho detto se passiamo questa, nel senso. E secondo me il messaggio un po' è quello che tra l'altro l'ho sempre ritrovato in famiglia, cioè che comunque vada, cioè ce la fai, nel senso, delle volte magari ti vedi piccolino, ma comunque ce la fai, in un modo o nell'altro ce la fai. Una soluzione la trovi. E
E secondo me, nel senso, per non scoraggiarsi, per non andare in panico così, Guardare sempre il lato positivo. tra l'altro, Così sì, questo mi dà anche Beh, un po' ottimo. forza. quando io arrivai da Vittorio, Luca Mancini, il nostro caro amico, lui lavora ancora lì, era il mio capo partita a suo tempo. Io ero impressionata veramente dalla sua calma. Comunque da Vittorio si fanno tanti coperti, la qualità è altissima, cioè io proprio ero arrivata bombardati da comande e lui non faceva una piega, cioè una calma. Quasi Infatti ho detto zen, io no? voglio essere così, quindi questo è un pochino per me un messaggio importante che sento dentro, ecco. Ragazzi, grazie mille per questa bella Grazie a voi. chiacchierata. Grazie a te. Spero che tutte le belle, diciamo, argomentazioni che abbiamo condiviso siano arrivate. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.